Ciao, vuoi vedere come fare il tessuto Chanel sul figurino di moda? Scoprire alcuni trucchi? Guarda questo video! Se ti interessa l'argomento e vuoi imparare a disegnare la moda, iscriviti e clicca sulla campanellina per non perderti nessuna delle mie novità. Io sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74, guardiamo il tutorial. Ciao! Bene, intanto capiamo più o meno cos'è il tessuto Chanel. Questi sono alcuni capi di Chanel, ma il tessuto che viene chiamato genericamente Chanel è un bouclé, un tweed di lana, quindi un tessuto che ha più colori con una superficie irregolare. Piccolo mio effetto, così lascio sotto il bianco perché il bianco mi serve e poi ci posso andare anche ad aggiungere con il gel, la penna gel in alcuni punti. Non farò tutta la gonna colorata, ma immagino di fare lo scuro di qua, cioè che qui arriva la luce e quindi io posso fare un effetto di piega anche così, volendo poi aggiungere un altro pezzo qua. Quindi io qui lascerò bianco e andrò a colorare queste parti, quindi queste parti qua. Quindi procedo facendo questo effetto di ricciolo. Qui c'è da fare l'effetto della sfrangiatura, poi vengo qua qui chiaramente è liscio, prendo un pennarello più fine e faccio degli altri effetti con un pennarello più fine, come dei puntini. In modo irregolare. Quindi faccio proprio questo effetto che man mano si va a sfumare. Che cosa ho fatto? Ho fatto questo effetto qui, quindi questa prima parte qui e questa seconda parte qui, la prima parte più scura, la seconda parte più sfumata. L'ho fatta qui. Qui è più sfumato, qui è più sfumato, qui è più pieno. Riprendo quello più spesso
e vado a dare un effetto ancora più spesso. A questo punto prendo questo e vado a dare dei punti di luce. Passando sopra. Perché qui mi sono lasciata lo spazio con i puntini, quindi ci posso passare con la penna gel argento e proseguo in questo modo. Quindi è importante anche pensare al chiaroscuro per fare l'effetto. Ci sarà comunque un discorso di effetto, comunque ci deve essere sempre l'effetto del quadretto. Adesso io lo vado a dare con un pennarello un po' più fine. Prendo un pennarello più fine, anzi prendo la matita. Quindi che cosa ho fatto? Ho dato questo effetto qui, l'ho dato qui, dove avevo lo spazio della luce. Quindi se questa è la gonna, che cosa ho fatto? Ho qui lasciato bianco, dato poca sfumatura e poi dato l'effetto del check qua, mentre qui ho riempito di più. Quindi qua sono andata a riempire di più perché qui arriva la luce. Quindi ho utilizzato l'8 e il 4 qui, quindi due punte di spessore diverso, la penna gel, e ho pensato alla luce, cioè ho lasciato l'effetto della luce e in più ho fatto l'effetto dello sfrangiato. Lo sfrangiato, e quindi io qui ho comunque questo effetto così, che è diverso da fare così, che è lo sfrangiato. Dove mi serviva ho riempito e poi ho fatto questo effetto di puntini. Quindi
Ho fatto un effetto di piega, ho scurito dove mi serviva, ho lasciato un po' più chiaro qui per dare l'effetto un po' del quadretto. Questo è l'effetto del bouclé sulla gonna, partendo da un bouclé invece che è un colore scuro. Prima abbiamo visto il bouclé su un colore un po' più chiaro. Bene, questo è il risultato finale. E come hai visto ho fatto proprio uno Chanel su base scura. Nel video precedente, dove ti ho messo il link in descrizione, puoi vedere come fare invece lo Chanel su una base più chiara. Se ti interessa, vai a vedere il primo video, così capisci anche i trucchi per fare lo Chanel chiaro. Mi raccomando, non dimenticare di iscriverti e cliccare sulla campanellina se vuoi imparare a disegnare la moda. Ciao da Patrizia Foto74, ci vediamo tutte le settimane con video nuovi. Ciao!